Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi rimontiamo la Honda, pistone, distribuzione e tutto il resto, ma lo vediamo tra poco dopo la sigla. Vai! Andiamo a rimontare la mia Honda CRF 450 del 2017. Volevo illustrarvi cosa andremo a fare oggi. Per prima cosa illustro un attimo i ricambi. Pistone Vertex selezione B, cilindro lappato, misurato perfettamente in tolleranza. Pastiglie e valvole perché dobbiamo rifare il gioco valvole. Il gioco valvole aspirazione, c'era una valvola fuori tolleranza, quindi lo andremo a correggere. Dischi frizione li abbiamo misurati, perfetta tolleranza, quindi li lasciamo per un po' ancora. Catena distribuzione, adesso la andiamo a smontare perché vi faccio vedere cosa utilizziamo per fare questo tipo di lavoro. Questi sono, diciamo, gli attrezzi essenziali. Chiave dinamometrica 20-60 Newton, io questa la uso per la testa. Per i serraggi più leggeri utilizzo una 420 Newton. Dopo andremo a vedere nel dettaglio come funziona. Estrattore, per quanto riguarda la distribuzione dobbiamo togliere il volano. Mettiamoci subito al lavoro, vediamo tutto nel dettaglio. A few moments later. Per cambiare la catena di distribuzione dobbiamo estrarre il volano con l'apposito estrattore. Questo è un estrattore M28 passo 1 con puntale dedicato appositamente per Honda CRF. Perché? Perché praticamente, se vediamo qui c'è un forellino all'albero motore, questo serve a non danneggiare questo foro con la pressione dell'estrattore al momento dello smontaggio. Quindi va applicato questo puntale per non danneggiare il foro di lubrificazione. Quando acquistate questo estrattore assicuratevi che abbia il suo puntale dedicato. Adesso smontiamo il volano. Ed eccolo qua. Ok, vedete ragazzi, il nostro volano è smontato senza fare danni e niente. Mi raccomando, fate molta attenzione a queste cose. Quindi estrattore dedicato. Ok, sarebbe questo, così possiamo estrarre la catena distribuzione. Ok, questa ragazzi è la vecchia catena distribuzione, la cambio perché aveva iniziato ad avere un piccolo gioco, quindi siccome ci troviamo l'abbiamo cambiato. Volevo un attimo smontare il motorino d'avviamento per dare una pulita. Questo modello del 2017 monta anche l'avviamento elettrico. Adesso lo rimontiamo e gli abbiamo dato una bella pulita. Prima mettiamo un po' di grasso sull'OR. Io ragazzi metto una punta di grasso anche sulla punta della vite. Adesso andiamo a preparare il pistone. Allora, questa operazione ragazzi la faccio a mani nude perché ho più sensibilità. Come prima cosa io questo già l'ho pulito e soffiato per evitare che qualche residuo di lavorazione è ancora presente nelle varie fessure, soprattutto nei fori di lubrificazione, quindi è molto importante lavarlo e soffiarlo bene. Procediamo. Allora abbiamo lo spinotto e le fasce. Anche sul pistone Vertex viene fornito con spinotto con rivestimento DLC Diamond Like Carbon, migliora scorrevolezza e resistenza a forze di attrito. È riportato anche questo rivestimento nei bilancieri valvole aspirazione, bilancieri a dito, vedete? Ragazzi, tutte le misurazioni col cilindro e tutto le ho fatte in officina, ho già tutto pronto. Una cosa importante nel montaggio della fascia, c'è una letterina, la parte della lettera va nella parte superiore. Per prima cosa dobbiamo lubrificare bene il pistone con l'olio di montaggio.
pronto. Adesso montiamo le guarnizioni. Vedete questa freccia sempre dalla parte dello scarico. Allora ragazzi, adesso montiamo la testa. Ragazzi, nel kit guarnizioni sono comprese anche le rondelle. Andiamo a sostituire. Olio sul filetto. Il serraggio ovviamente con la dinamometrica. Adesso i serraggi. Per quanto riguarda la vite M6, 10 Nm, invece per quanto riguarda le viti testa vanno serrate a 50 Nm, 5 kg forza. Abbiamo settato la chiave 50 N. Adesso andiamo piano piano a serrare in diagonale le viti in modo che la forza è distribuita uniformemente sulla testa. Quindi ragazzi, abbiamo messo il pistone al punto morto superiore. Il processo di messa in fase potete rivederlo nel primo episodio. Adesso ragazzi, prima di arrivare ai 50 N, andremo a serrare piano piano tutti e quattro i perni testa in diagonale. Quindi faremo piano così, 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 così. Quindi abbiamo tutte e quattro i perni a 50 Nm. Adesso passiamo al perno da M6 che chiude cilindro e testa. Questo va a 10 N. Lo faccio con questa chiave che è più piccola e va da 4 a 20 N. Lo impostiamo a 10. Ok. Ok, 10 N. Perfetto. Prima di rimontare l'asse a camme, adesso andremo a sostituire la pastiglietta valvola.
Questa è una pastiglietta calibrata e come abbiamo visto nello scorso video il valore risultava diciamo al limite della tolleranza. Adesso andremo a montare questa pastiglietta che è da 1.97 e dovrebbe riportare il gioco in tolleranza. Montiamo asse cam, mettiamo tutto in fase e andremo a controllare il gioco valvole se abbiamo risolto e se è tutto ok. Allora asse cam. Intanto lo posizioniamo, mettiamo tutto in fase e controlliamo il gioco valvole, dai. Vanno serrati a 15 newton, quindi impostiamo la nostra chiave a 15 in diagonale. 1, 2, 3, 4, a posto. Montiamo il ten di catena distribuzione e controlliamo il gioco valvole. Mettiamo la guarnizioncina. Alla perfezione, dai. Serriamo con la dinamometrica. Ok, adesso andremo a verificare il gioco valvole, vediamo se è corretto. Ragazzi, io uso uno spessimetro centesimale che parte da 0.02, 0.03, 0.04, 0.5, 0.6, 0.7, quindi possiamo combinare tutte le varie misure che ci indica il manuale. Allora adesso iniziamo con l'aspirazione, che era quella fuori tolleranza che abbiamo corretto. Iniziamo con uno 0.10, 0.10 passa, ok, dobbiamo provare 0.15. Allora ragazzi, 0.15 non passa, quindi andremo a provare 0.12 unendo lo spessore da 0.10 con lo spessore da 0.02 in modo da avere 0.12. Uniamo due spessori e dovrebbe essere perfetto il gioco, ragazzi. E infatti lo spessore da 0.12 passa, ma passa in maniera perfetta. Direi che siamo sullo 0.13, stiamo a posto, dai. Il gioco valvole è perfetto, perfettamente corretto. Ricontrolliamo le altre e abbiamo 0.27 sullo scarico, entrambe le valvole, e abbiamo riportato a 0.13 tutte e due le valvole di aspirazione. La destra già era in tolleranza, la sinistra l'abbiamo riportata in tolleranza, quindi lavoro finito. Allora ragazzi, adesso io richiudo la testa, rimontiamo il volano, rimontiamo i dischi frizione. Io ragazzi vi invito sempre a iscrivervi al canale per supportare i video, mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del mio canale, di questa serie. Allora ragazzi, rimontiamo tutto, iniziamo dal volano. Adesso montiamo il coperchietto, questo è bellissimo, con filtro olio nuovo. Questi momenti mi danno tanta soddisfazione. Abbiamo quasi finito, per fortuna. Il filtro lo imbeviamo d'olio in modo tale che si riempie e andremo a montarlo. Rimontiamo il coperchio testa. Montiamo i dischi frizione, così abbiamo finito. Candela montata, un po' di WD-40 non fa mai male. Il serraggio delle viti del piatto frizione è
di 12 Newton metri, quindi 1,2 kg di forza, ovviamente sempre a incrocio, si avvita. Adesso lo facciamo. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché ci sono tantissimi contenuti interessanti. Settiamo la chiave a 12 Newton. Perfetto ragazzi, frizione serrata. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine del video, il motore è pronto, l'abbiamo richiuso, abbiamo fatto la manutenzione. Diciamo che era la mia moto che avevo preso un anno fa usata, tenuta veramente bene, infatti penso che non ha nemmeno 80 ore, diciamo, il proprietario così mi ha detto, era sprovvista di contaore. Abbiamo fatto pistone, controllato gioco valvole, catena di distribuzione, in officina ho cambiato i paraoli valvole, le varie tolleranze del cilindro, l'accoppiamento col pistone. Spero vi piaccia questa serie sul CRF. Nel prossimo video andremo a riassemblare completamente la moto e ve la descrivo, anche perché ha parecchi accessori anche in carbonio, dei bellissimi cerchi, ma scopriremo tutto nei prossimi video ragazzi. Voi intanto iscrivetevi, è stato un piacere come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao!